A pensarci bene, la Sicilia è più di un'isola. È un'idea, un concetto eterogeneo, cangiante. È Sicilia un gruppo di anziani intenti a dialogare su una piazza, ma anche una speranza che rimane accesa nonostante tutto. La Sicilia può richiamare a un'idea di bellezza che è più forte di ogni bruttura, come in una somma ricerca di cosmos. E l'ascesa, cioè la decisione di muoversi da un luogo a un altro, procedendo a piedi dal basso verso l'alto, rispecchia senza dubbio il bisogno di cosmos, insito in ogni essere umano, nel progredire asceticamente da una turbinosa condizione interiore verso il raggiungimento di un ordine psicologico e spirituale. Godere della meraviglia dell'autunno siciliano, lì dove le vette sono tra le più alte dell'isola, e dirigersi verso uno dei santuari più importanti dell'area madonita, è certamente un modo per ritrovare se stessi, riconoscendosi bisognosi di una pace di cui sempre più spesso l'umanità sembra orfana. Sono in compagnia di Luca, un amico da cui è partita la proposta di vivere insieme questa piccola avventura. Ci stiamo muovendo per raggiungere Petralia Sottana, lungo l'autostrada Palermo-Catania. Il pomeriggio illumina i tetti del paese dove siamo giunti, sotto un cielo terso e un clima ancora molto mite, nonostante l'autunno già inoltrato. Prendiamo velocemente la stanza per il pernottamento e iniziamo a dare un avido sguardo in giro per il centro abitato. La quiete delle Madonie, il legame tra ambiente e uomo, tra antico e moderno, e tra cielo e terra, si avverte tra i vicoli, si respira nell'aria e si scorge tra le persone che incontriamo. Petralia Sottana, intimamente legata alla sorella Soprana, fonda la sua anima medievale e moderna, secondo un'ipotesi, sull'antica Petra, di cui fanno cenno Cicerone, Diodoro Siculo e Plinio. Il nome odierno, filtrato attraverso i secoli dalla lingua locale in continua innovazione, sembrerebbe derivare dalla frase Petra ad Alite, che indicherebbe il salgemma, di cui il territorio è ricco. L'appuntamento presso il belvedere davanti al Duomo è con Mario, uno dei volontari del comitato del Santuario della Madonna dell'Alto, patrona di Petralia insieme a San Calogero. Grazie a una catena di contatti abbiamo ottenuto il suo numero telefonico perché potesse indicarci con precisione il sentiero che intraprenderemo domani mattina a piedi, partendo da una quota di circa 1200 metri sul livello del mare. E tu da quanto ti occupi di questa cosa? Io ora sono entrato nel comitato nel 2015, ora sono 7 anni. C'è stato sempre un cambio generazionale, però dico alla fine tutti per lo stesso scopo. Certo. O lo senti o non lo senti, perché Certo, se arrivi là sopra già, entrando in chiesa c'è una cosa proprio per noi. Arrivi qua e giri a destra, poi c'è l'insegna, Sì, certo, è tantissima là.
Una strada che oltrepassa diverse contrade, alcuni chilometri a nord-ovest del paese, ci permette di arrivare all'inizio di un sentiero non più asfaltato, da cui in estate partono i pellegrinaggi dei petraliesi. Non solo da qui, ma anche dalla vicina Castellana Sicula, il santuario della Madonna dell'Alto è meta di fedeli che per penitenza, anche scalzi, raggiungono faticosamente la vetta, soprattutto durante i 15 giorni che precedono la festività dell'Assunzione. Fino ad alcuni decenni fa, sera dopo sera, i pellegrini erano soliti accendere i vampi, fuochi rituali che scandivano l'avvicinamento alla festa. Oggi sostituisce questa usanza una fiaccolata notturna la sera del 14 agosto, mentre una processione della statua marmorea della Madonna caratterizza la mattina del 15. Domani, nell'affrontare questo percorso, porremo i nostri piedi lì dove generazioni di fedeli hanno posto i propri. Lo faremo da amanti della natura e da pellegrini, procedendo lentamente verso la vetta dell'Alto e il suo santuario. Ci svegliamo di buon mattino. Il nostro obiettivo è arrivare al santuario prima dell'ora di pranzo. Spero tanto di ritemprarmi e di fare un po' di benzina d'aria pulita e di spiritualità. Ci sono dei passi di alcuni salmi biblici che parlano di terra piana. Fammi salire in terra piana. In siciliano salire si dice acchianare, cioè appianare. È singolare questo, è indicativo. Sì. Una mattinata luminosa dà inizio alla giornata di cammino che ci attende. Cominciamo il nostro percorso, partendo dal punto indicato da Mario la sera prima. In alcune ore giungeremo a un'altezza di 1819 metri, coprendo una distanza di circa 4 km, per un dislivello di più di 600 metri. È sicuramente una gran bella sfida camminare su questo sentiero in salita costante con tutta l'attrezzatura videofotografica. È impegnativo. Già Luca è arrivato là sopra, non so come abbia fatto. C'è un daino là sopra, si è nascosto fra i cespugli. Là, guarda un altro. I daini non sono una specie autoctona madonita e negli ultimi anni il loro numero è cresciuto tanto da generare un vero e proprio stato di emergenza. Ma rimanere indifferenti alla loro vista non è possibile, soprattutto se li si incontra per la prima volta nella propria vita. I
nostri passi con impegno continuano a portarsi avanti su un sentiero non sempre riconoscibile, ma scandito da segnali bianchi e rossi dipinti sulle rocce, lasciati per iniziativa del Club Alpino Italiano. Quando la stanchezza si fa pungente e mancano ancora poche centinaia di metri al raggiungimento della vetta, ci riposiamo all'ombra di alcuni faggi che in Sicilia rappresentano gli esemplari più a meridione d'Europa. A che altezza siamo? Siamo a quasi 1700 metri. Ce ne mancano poco meno di 200. Sì, l'ultima parte è stata veramente dura. Si sale in modo più ripido. Sì, ed è, come dicevi prima, è più irregolare. Il sentiero proprio è pieno di pietre e terra molle. Si sentono le foglie cadere. Il silenzio che ci avvolge ci permette di concentrarci su tutto ciò che ci sta attorno, respirando con gratitudine la profonda libertà di cui stiamo godendo. Ma la cresta del Monte Alto ci sta attendendo e non possiamo soffermarci ancora. Troviamo un abbeveratoio e una fontana alla quale possiamo dissetarci, per poi riprendere il cammino verso l'ormai vicinissimo santuario della Madonna dell'Alto. Alla nostra destra, una vallata coperta da un ampio faggeto risuona di bramiti, il verso dei daini maschi nella stagione degli accoppiamenti. Dalla parte opposta, la struttura in semplice muratura del santuario ci dà il benvenuto e ci invita a rimanere finalmente in contemplazione, in un atteggiamento di silenzioso ringraziamento. Diamo uno sguardo all'interno del tempio. Ci accoglie una litania cantata da alcune donne in dialetto locale, che esalta il potere di intercessione della regina di Pitralia. Ai piedi della statua di Maria Santissima dello scultore Domenico Gaggini campeggia l'anno 1471, data in cui venne collocata all'interno del santuario, probabilmente fondato in seguito alla devozione mariana che connotava in particolare la diocesi di Messina, entro cui nel XV secolo si trovava quest'area. Al di fuori, i membri del comitato di volontari di Santa Maria dell'Alto verificano i danni al tetto del santuario, arrecati da un recente temporale. La nebbia però inizia ad alzarsi vistosamente. Con nostra sorpresa, veniamo quindi invitati a partecipare al pranzo comunitario all'interno del refettorio della struttura religiosa. Dono immenso è quello della comunione e della condivisione, che crea amicizia, fratellanza, solidarietà. Un paesaggio surreale al quale appunto non siamo molto abituati. Al contempo è bello sentire i rumori della natura, respirare quest'aria pulita e godere di questo che sembra un qualcosa veramente che non esiste, non ci siamo veramente più abituati a godere di queste cose qua. Quello che sto vedendo, quello che sto vivendo, quello a cui sto assistendo con l'alzarsi della nebbia è qualcosa di magnifico. Inutile dirlo, trovarci a 1800 metri d'altezza nel cuore della Sicilia ti fa rendere conto di quanto il mondo sia magnifico, sia bellissimo e di quanto sia vario
Fino a stamattina c'era una giornata molto buona, quasi da inizio estate, e adesso siamo qui ad assistere a un cambio repentino del tempo con una nebbia che si sta alzando che rende l'atmosfera assolutamente surreale. Sappiamo bene di non aver scalato una vetta dell'Himalaya o delle Ande, per affrontare le quali occorre una preparazione e un impegno ben poco paragonabile a quello da noi impiegato per giungere sul monte alto. Ma sappiamo anche che non occorre necessariamente recarsi in luoghi remoti ed estremi per godere del fascino di una natura incontaminata e per conoscere luoghi e persone che lasceranno per sempre un segno profondo nella tua vita